Ciao, io sono Roberto e benvenuti nel canale di Mastica Italiano e Siciliano con Roberto. Se sei uno studente di italiano, questo video fa per te. Probabilmente avrai già un livello più o meno intermedio, ma hai difficoltà a sembrare fluente, oppure stai pensando che la tua pronuncia, il tuo accento non è buono per sembrare italiano. Per questo oggi ho fatto un video in cui ti dico i 5 trucchi, più o meno si fa per dire, per sembrare fluente in italiano. Punto numero 1, consiglio numero 1. La pronuncia è importante, ma l'accento no. Pensate, quando voi studiate italiano, solitamente a scuola si studia l'italiano standard e molti dei miei studenti o dei miei amici che studiano italiano mi dicono sempre: Roberto, l'italiano che si studia a scuola è un po' diverso dall'italiano che si sente in tutta Italia. E io dico sempre: vero? Perché? Perché l'Italia ha diverse regioni e ogni regione ha un dialetto, quindi spesso l'italiano è influenzato in ogni regione dal proprio dialetto. Quindi cambia un po' la pronuncia, il modo di pronunciare alcune lettere. Ovviamente non sto dicendo che ci sia una diversità, una differenza immensa, magari come in inglese. Quindi in Italia è importante capire che la pronuncia in italiano è importante, anche se ci sono sempre delle differenze. Se pensate in inglese, non esiste una vera e propria pronuncia, perché anche in Inghilterra, nel Regno Unito, ogni città ha una pronuncia diversa. In America alcune cose vengono pronunciate diversamente, in Canada, in Scozia cambia tanto. In Italia la pronuncia più o meno è sempre la stessa, ma siccome l'Italia ha diverse regioni con tanti dialetti, l'italiano viene influenzato proprio dalla presenza di dialetti che hanno grammatica, pronuncia, lessico, a volte molto diversi dalla lingua italiana. Anche il ritmo della parlata, del modo di parlare può cambiare da regione in regione. Quindi focalizzatevi bene sulla pronuncia, ma attenzione, quando io parlo di pronuncia non parlo di accento, perché l'accento, ragazzi, è ovvio che lo troverete ovunque. In Italia non esiste un solo accento. L'italiano che sentite nei film con il doppiaggio italiano è un italiano che purtroppo, in un certo senso diciamo purtroppo, non è quello che si parla nella vita di tutti i giorni. Perché i doppiatori, quello del doppiatore, è un lavoro. Ci sono persone che studiano la dizione e la dizione nelle scuole italiane, per esempio scuole elementari, medie, superiori, licei, università, non si studia effettivamente. Quindi le persone che parlano con un'ottima dizione sono persone che hanno studiato per lavorare nel mondo dello spettacolo, basti pensare attori di teatro, di cinema, presentatori televisivi e così via. Quello che parliamo noi in ogni regione è un italiano che ha un accento diverso. Io, per esempio, sono siciliano e anche noi abbiamo diverse differenze di accenti. Non parlo di differenze tra italiano parlato in Sicilia e italiano parlato in Puglia, ma parlo di accenti diversi
Sempre in Sicilia, io sono di Catania e ho un accento. Una persona di Palermo o di Messina ha un altro accento. L'accento è la nostra identità. C'è chi dice che è brutto sentire l'accento, ma io non sono d'accordo. L'accento può essere anche molto interessante, soprattutto se è uno studente straniero che vuole imparare l'italiano. Se tu sei americano, inglese, spagnolo, francese, non importa, io potrò capire dal tuo accento da dove vieni, forse, ma l'importante è che tu sappia parlare bene, che tu ti faccia capire, che tu abbia una pronuncia più o meno buona, senza avere per forza un accento italiano. Ci sono troppe regioni in Italia e troppe differenze di accenti. Ok? Quindi focalizzati sullo studio della pronuncia standard, ma non pensare di avere un problema se hai un accento particolare. Non ci pensare. Numero 2. Quando parlate, non ripetere sempre i pronomi personali durante una conversazione. Che cosa significa? Se avete studiato un po' di grammatica fondamentale di base, saprete già che quando parliamo in italiano non è obbligatorio aggiungere sempre il pronome personale in una frase. Per esempio, invece di dire, sai, io ieri sono stato a Londra, poi io sono andato all'aeroporto per tornare nella mia città. Cosa avete visto in questa frase? Ho ripetuto 2 volte il soggetto, io. Ma non è obbligatorio. Evitate, cancellate il pronome, perché in italiano è importante coniugare il verbo. Ogni coniugazione del verbo è diversa, ogni pronome ha la sua coniugazione. Quindi se io dico sono stato all'aeroporto, sono andato a Londra, la gente capisce subito. Non è sbagliato ripetere sempre il pronome personale, ma se volete sembrare più naturali è meglio ogni tanto, magari non sempre, ma sarebbe meglio evitare di ripeterlo. Numero 3. Parlando un po' del discorso della pronuncia, dobbiamo capire che, al contrario di tante altre lingue come l'inglese, per esempio, o il francese, le lettere di ogni parola devono essere pronunciate. Ovviamente dipende dai casi anche delle pronunce che dobbiamo sapere in italiano. Per esempio, quando abbiamo parole con tante vocali, per molti studenti è difficile leggerle. Quindi, quando io ho una parola, per esempio questa, come la leggeresti? Aiuola, 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 ok? Quindi è strano, è difficile, ma io sto pronunciando velocemente tutte le vocali. Scusate per l'ambulanza. Consiglio numero 4. Per sembrare più fluenti, vi consiglio di studiare le espressioni di uso comune. Espressioni, proverbi, modi di dire. Per esempio, non vedo l'ora, non sto nella pelle. Sono 2 modi per dire che sono emozionato, sono così entusiasta di fare qualcosa, di vedere qualcosa. Un proverbio molto comune potrebbe essere: l'erba voglio non cresce neanche nel giardino del re. Il significato di questo lo trovate nello short qui sopra. Ultimo consiglio, quindi numero 5, divertiti imitando i gesti che fanno gli italiani, ma con un senso, con un criterio. Non pensate allo stereotipo che molti americani fanno vedere nel mondo. Non è vero che gli italiani parlano sempre così. Non è vero, non è vero. Esiste questo, ma si usa in precisi contesti, in determinati contesti, con un significato ben preciso, ok? Quindi cercate di guardare video
conversazioni di italiani e cercate di ripetere, mettere pausa e ripetere anche usando le mani. Questo potrà farvi sembrare molto più naturali e fluenti, anche se il vostro livello non sarà poi così alto. Io per oggi ho finito, spero che questo video sarà utile per il vostro apprendimento di questa bellissima lingua. Io sono Roberto e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video, trovate tutte le informazioni dei miei social in descrizione qua sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!